Ciao a tutti, oggi proviamo a fare un esperimento. Provo a guidare la nuova Maserati GT2 sul simulatore di assetto corsa competizione, un mostro da oltre 600 cavalli e vediamo che sensazioni mi dà. Eccola, bellissima, no? Andiamo in pista. Nel simulatore riproduce veramente la realtà della macchina, però per quanto sia bellissima, molto aggressiva quest'auto, color azzurro, alluminio, carbonio, eccetera, però non trasmette fino in fondo tutta la realtà della guida di un'auto da corsa, perché è pur sempre una macchina virtuale. Proviamo a immaginare come potrebbe essere quella vera in pista. Ed eccomi qui, questa è la vera Maserati GT2 in alluminio e carbonio, così come mamma Maserati l'ha fatta. È un colpo d'occhio fantastico, molto più aggressivo di quella del simulatore, anche se quella ricalca abbastanza quella reale. Però sedersi qui dentro sulla macchina vera è veramente un'altra cosa. Guardate che volante aggressivo c'è con queste finiture fluo per vedere a colpo d'occhio tutti i comandi. Guardate la plancia centrale di comando con tutti i bottoni ben definiti, trasuda aggressività. Poi io sono infossato nel sedile anatomico con i parabordi ai lati della testa. Questo è il mio assetto ideale, per cui adesso la vado a guidare davvero e vi racconterò che emozioni mi trasmette. Poi dopo proviamo anche quella col simulatore, vediamo quanto è vicina la correlazione tra virtuale e reale. Però il reale è tutta un'altra cosa e me la voglio godere in pieno. Questo tridente dice già tutto. Guardate, oltre al tridente, il cofano di questa macchina quanto è aggressiva. È la nuova Maserati GT2, la versione da corsa per la classe GT2 della MC20. La vedete, è molto aggressiva, spoiler molto vistoso, una grande ala dietro, proprio un assetto racing. In realtà poi sotto la pelle questa macchina non è così diversa dalla macchina stradale MC20, perché la MC20 era già di suo molto estrema per l'uso stradale quando è nata. Quindi questo è un fine tuning, un affinamento che permette a quest'auto di essere competitiva in pista. Il campionato GT2 è una categoria secondaria rispetto al GT3, più dedicata ai piloti gentleman che vogliono auto comunque potenti, impegnative da guidare, ma non troppo estreme nelle curve, quindi tanta potenza, tanta coppia, tanta frenata, ma un po' meno estremizzazione di effetto suolo. E questa Maserati GT2 sulla carta, numeri, è la più competitiva per questo campionato in cui debutterà a breve. Il suo motore 6 cilindri 3 litri Nettuno a 630 cavalli, che è la stessa potenza del motore di serie. La macchina, ripeto, è stata potenziata in alcuni aspetti, come la sospensione a doppio braccio sotto le ruote, in realtà 2 triangoli sovrapposti invece di avere il semibraccio virtuale, per migliorare l'assetto e la tenuta di strada rispetto alla versione stradale più orientata al comfort. Però per il resto la macchina, a parte la preparazione racing, è molto fedele come schema tecnico alla macchina stradale. Vedete questa grossa bocca, sono gli scambiatori di calore che sono stati resi più verticali per far respirare meglio il motore, raffreddare meglio l'aria che va al turbo. Io qui ho un tutor d'eccezione, Andrea Bertolini, pilota collaudatore Maserati e tante volte campione del mondo GT1 con le Maserati MC12 un po' di anni fa, che ora mi porterà a spasso, prima sulla MC20 stradale, poi su quella da corsa, per farmi scoprire la macchina e la pista di Modena. Andiamo, Andrea? Andiamo. Allora, tu guidi, io vado di là. Questa è la versione stradale dell'MC20, però sempre 630 cavalli là. Questa quindi assolutamente stradale. Che c'è da capire di quest'auto? La fortuna, Alberto, di questa macchina, come abbiamo fatto un lavoro importante di sviluppo, abbiamo curato in modo maniacale tutti gli aspetti e maggior ragione, sai, per una super sportiva, l'handling, il bilancio, prestazione motore.
Quindi adesso andiamo a divertirci, spero di trasmetterti e poi dopo tu E di insegnarmela anche. E avrai il piacere di guidare. Ed andiamo con Berto sulla pista di Modena. Corta, quanto è lunga questa pista? 2 chilometri. Piccola ma tortuosa, è impegnativa. impegnativa per una vettura. Chiaramente certe cose di bilancio ad alte velocità non le puoi verificare, ma è una pista davvero importante per noi a livello logistico, perché chiaramente siamo vicini. E poi Alberto qua fa un bel lavoro sui freni, è molto severa sui freni, sul pneumatico, l'handling, la trazione a bassa velocità è davvero... Poi te lo faccio vedere adesso. Sì. Allora, mettiamo subito corsa e stacchiamo tutti i controlli, alle gomme nuove le scaldiamo. Allora, con la GT2 da corsa, ok, ti dico un po' le marce, come le farai. Allora, qua sarai in terza con la GT2, fai seconda, anche le curve più lente con la GT2 falle in seconda, perché il motore ha tanta coppia. Tutte in seconda le curve lente, Sì, con la GT2, sì. mentre qui usi anche qua. Sì. Spediamo le gomme, dai. Vuoi fare un bel traverso? Dai, Adesso te lo facciamo faccio un traverso. Te lo faccio Come si qua. deve. Come si deve, aspetta, Ci sei? Vai. Aspetta. Qua, vai. Adesso ti faccio questi 2 tornanti, li faccio belli, Allora, guarda questo. Bello, bellissimo. E ora Alberto tocca a te. Speriamo di non fare una figuraccia. Assolutamente. La cosa più bella e intrigante è il posto guida, che è veramente moderno, high tech. C'è un volantino a farfalla con ampio uso di colori fluo per rendere più facile la visibilità dei pulsanti e un grandissimo quadro centrale. Lo vedete? Molto grande rispetto alle macchine normali. È fatto proprio per facilitare la comprensione dei comandi e il manovrare i comandi per i piloti gentleman che non sono avvezzi come i professionisti a trovare a memoria a tentoni ogni tipo di pulsante. La macchina ha tutti i tipi di regolazione, 12 posizioni di traction control, 6 posizioni di ABS, però è stato facilitato il layout dei comandi per rendere intuitivo mentre si guida il trovare una regolazione. Adesso vado a guidarla e voglio vedere veramente se mi trasmette al volante le stesse sensazioni, le stesse emozioni che mi trasmette a vederla così da fermo. E adesso entriamo in questa. È più comodo l'abitacolo che il posto del passeggero. Allora, ho la cintura sotto il culo. Sì, quella vediamo. Allora, pedaliera più vicina. Allora, dimmi te quando. Così? Sì, prova. La vuoi di più? Perché, va bene, va bene. Bene così? Possiamo regolare il La volante. pedaliera è Sì, il volante un filo più alto, un po' più verso di me. Sì, tiralo pure. Ok, così. Bene? Ok, grazie. Perfetto. Sì. Perché il problema qual è? Che quest'auto ha il sedile fisso perché è incollato, attaccato alla scocca in carbonio, quindi la posizione di guida si fa regolando la pedaliera e il volante.
anche abbastanza agevole, si tira una leva, si sblocca. Ma parto con la frizione Sì, qui o non? sì, frizione, cambia manualissimo, per cui frizione è normale. Quindi frizione in partenza e via. Quando metti in moto ti giuro la frizione e poi puoi partire. Poi non si usa più, insomma. No, poi basta. Va bene, qui c'è un monitor per vedere dietro, ma non ho nessun altro in pista, bel cruscotto e un display gigante lì, ma anche un quadro comandi con scritte grandissime, molto semplici, diviso in righe, quello verde per la parte luce, quello azzurro per la parte bagnato, pulsante di start, c'è anche la ventola, manca solo la radio. Questo l'hanno fatto così grande, così visibile, perché quest'auto è destinata soprattutto ai piloti gentleman della classe GT2, che è un campionato per gentleman, quindi i gentleman sono sessantenni, ci vedono poco, gli hanno fatto le scritte grandi, sembra il telefono per anziani, no? Però per la performance dell'auto altro che per anziani. Prova a fare anche una frenata un po' prima al massimo dell'ABS, vedrai che ti si accendono tutte le luci, ecco, lì avrai la percezione del vero limite, dov'è lo standard, e poi ti adegui dopo il giro dopo con la curva. Qui tendo a fare la frenata in salita io, invece che andare subito al picco, bravo, poi fare devi il farla così. panettone. Adesso state frenando come una vettura stradale, Lo come so. un utilizzo stradale, picco e venite via, picco e venite Solo via. che, certo, però mi devo abituare. Proviamo adesso. Beh, ok, andiamo a provare questa Maserati GT2, 630 cavalli, auto con tantissima coppia, brutale. Adesso ci facciamo due bei giri con questa MC20 GT2. Gas e freno sono talmente ravvicinati. Questa è la curva che mette sulla vicino dove tira fuori 30 cavalli. Fantastico, bella! Un'emozione da urlo, veramente da urlo su questa Maserati GT2, 630 cavalli tutti dietro, ma non è tanta la potenza, quanto la coppia, la capacità di scaricare. Io giro con traction control a 6 adesso, quindi sono sceso di una tacca rispetto a prima. Facile, proprio facile da girare, facile da manovrare. Una volta che ci prendi consistenza sembra così grossa e pesante, ma in realtà i cavalli ne ha da vendere e il limite è altissimo. Se impari a usare il freno per entrare veloce, portare velocità in curva, è fantastica. Questa richiede però una pressione di 80, 90, 100 kg e una certa sensibilità che
piede sinistro, se non siete abituati, non avete. L'unica accortezza, bisogna ricordarsi che avendo un sequenziale meccanico quest'auto ha la frizione, quindi quando si parte, soprattutto quando si entra al box come adesso, bisogna schiacciare il pedale. È fatta per piedi piccoli, io non so com'è. Hai sentito la sgassata? Perché col destro toccavo sia freno che gas adesso. Ok. Ma solo adesso, infatti no, frenavo sempre col sinistro, ma una volta che ho provato a frenare col destro andavo a toccare anche il gas e quindi ho lasciato perdere. Ok. Insomma, però è bella, bella. Questo è il cuore della Maserati MC20, il motore Nettuno, 6 cilindri, biturbo, a V di 90 gradi, 3 litri di cilindrata, 630 cavalli di potenza. E questo è il motore della versione da corsa, che è praticamente quasi uguale. Le uniche differenze sono il turbocompressore. Il vero segreto di questo propulsore, quello che gli dà un'iniezione di cavalli extra, è questo, è la precamera di scoppio. Questa è la tecnologia che ha sviluppato Maserati nel 2016, è una tecnologia derivata dalla Formula 1, perché questo componente qui, con questi forellini, permette di dare un surplus di circa il 30% di potenza in più al motore. È nata proprio nei motori turbo Formula 1 nell'epoca ibrida. Vi spiego come funziona la precamera su questo motore Nettuno 6 cilindri AV 3 litri. Questa precamera è un componente in rame su cui viene avvitata la candela. Vedete, questa è la candela e questo è alloggiato qui. Questi forellini permettono di spruzzare la miscela aria-benzina nella camera di scoppio in maniera più uniforme e di accendere con una maggiore energia tutto il gas che entra nella camera di scoppio. Basta questa soluzione tecnica messa a punto dopo tanti studi per aumentare drasticamente la potenza del motore grazie alla maggior fiamma che si sviluppa. Pensate che questo motore in condizioni normali svilupperebbe 500-530 cavalli. Con la precamera arriva ad erogarne 630. Pensate a questo piccolo ritrovato di tecnologia che boost di potenza può dare. Ma quanto è facile davvero da guidare questa macchina? Beh, il confronto con un pilota professionista come Bertolini è impietoso. Mi hanno dato la telemetria con i miei valori a confronto con i suoi e anche se qui nel rettifilo sono abbastanza vicino, la mia è la linea blu, vedete in certi punti si sovrappone, però io qui taglio molto mentre lui dà più gas. In questa che è la staccata in fondo al rettifilo opposto, la differenza è terribile. Guardate lui come tiene la velocità e dove stacca, io invece freno molto prima di lui e poi recupero velocità, entro molto più lentamente, vado in corda, ma non riesco mai a raggiungere la sua velocità di curva, che è la linea rossa rispetto alla mia blu. E da qui si vede la differenza tra un pilota e un gentleman del volante. Se rinasco voglio imparare fin da subito a guidarle forte le macchine da corsa.